Benvenuti alla quinta puntata di TG Spazio, un podcast dove parlerò delle principali notizie. Indovinate di che cosa? Della formazione migliore per il Fanta Sanremo. Ma non è un podcast di biocose, quindi parlerò di spazio ovviamente, cercando di renderlo fruibile anche a quelle persone che vogliono rimanere aggiornate su un tema affascinante e complesso su cui magari ancora sanno poco. Io sono Jonathan Roberts, fondatore di Panda Scienza, e quindi che dire, iniziamo! Anzi no! Prima di cominciare vi volevo ricordare che l'algoritmo di YouTube è un po' tiranno, quindi se vedete i miei video e vi piace il format di TG Spazio, iscrivetevi al canale, c'è il bottoncino qui sotto. Idem per il like, mi aiuterete a vincere questa battaglia con il portale cattivo. Grazie. La Cina si prepara a condurre un test di aborto in volo per la sua nuova navicella spaziale Menzhou la prossima settimana. Un passo cruciale per i piani di missioni umane sulla Luna entro il 2030. Immagini sui social cinesi mostrano il primo stadio del razzo Lunga Marcia 10A su una nuova rampa di lancio a Wenchang. Avvisi di chiusura dello spazio aereo indicano una finestra di lancio tra il 10 e l'11 febbraio. Il test avverrà vicino alla massima pressione dinamica, Max-Q, verificando se il sistema di fuga d'emergenza può separare rapidamente la capsula dal razzo in avaria. Questo test ne segue uno a terra effettuato a giugno 2025 a Jiuquan. In caso di esito positivo del test, questo aprirà la strada a una prima missione completa di Menzhou e Lunga Marcia 10A in orbita terrestre bassa, con la possibilità eventualmente di una visita alla stazione Tiangong entro quest'anno. La navicella è parzialmente riutilizzabile, sostituirà la Shenzhou per le missioni in orbita terrestre bassa fino a 7 astronauti, mentre per le missioni in orbita lunare potrà contenere 3 astronauti. Le immagini mostrano anche grid fins e ganci di recupero sul primo stadio, e una nave per i test di cattura via cavo e ammaraggio simulato. L'agenzia spaziale cinese non ha ancora commentato ufficialmente i test. Pro.io, startup israelo-americana fondata nel 2016, ha raccolto 175 milioni di dollari da Stonecore Capital e Arbor West Partner per finanziare Deep Sky, una nuova costellazione di satelliti di grandi dimensioni per raccogliere enormi quantità di dati atmosferici per alimentare i modelli di intelligenza artificiale. I fondi supporteranno l'espansione della piattaforma che riguarda l'infrastruttura spaziale e l'intelligence, offrendo osservazioni atmosferiche globali continue e ad alta risoluzione per decisioni in tempo reale utili ad esempio agli enti governativi. A gennaio la costellazione Gen 1, formata da satelliti CubeSat, ha raggiunto un tasso di rivista globale di 60 minuti con il lancio degli ultimi 2 satelliti. Questo vuol dire che questi satelliti sono in grado di scrutare il nostro pianeta completamente ogni 60 minuti, un dato impressionante. Deep Sky non userà più nanosatelliti, ma piattaforme molto più grandi, dotate di sensori multipli colocalizzati. L'obiettivo è raccogliere una mole di dati atmosferici talmente massiccia e complessa da poter essere gestita solo dall'intelligenza artificiale. Non si tratta più di sapere se domani pioverà, ma di alimentare algoritmi predittivi per giganti come Amazon e le ferrovie BNSF, che usano questi dati per gestire catene di approvvigionamento globali in tempo reale. Clienti come Amazon e BNSF lodano la piattaforma per la resilienza operativa. Tratta i dati atmosferici come un'infrastruttura critica, afferma un dirigente Amazon, mentre BNSF dichiara la costellazione essenziale per le supply chain dinamiche. Il finanziamento arriva dopo la conferenza AMS, dove il NOAA ha annunciato fino a $1 miliardo in 10 anni per dati meteo commerciali, valorizzando player come Tomorrow.io, già con 13 satelliti lanciati all'attivo. Passiamo ora a un'altra notizia. Dopo lo stop a terra e l'indagine dell'Amministrazione Federale per l'Aviazione, FAA, su una recente anomalia, SpaceX ha ricevuto l'autorizzazione ufficiale. I tecnici hanno risolto il problema e la certificazione di sicurezza è stata ripristinata. Il secondo stadio del Falcon 9 non ha eseguito il deorbit burn, rientrando incontrollato sulla Terra. Quarta problematica simile in 19 mesi, ma l'indagine conclusa rapidamente ha evidenziato che le misure correttive sono sufficienti. Questo significa che la prossima missione con equipaggio diretta alla Stazione Spaziale Internazionale ha finalmente una data, mercoledì 11 febbraio. È un sospiro di sollievo per la NASA, che conta sulla flotta di Elon Musk per mantenere la rotazione dell'equipaggio della ISS. Crew 12 infatti porterà 4 astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale tramite la Crew Dragon Freedom per una missione di circa 9 mesi. Jessica Meir, Jack Hathaway della NASA, Andrei Fedayev della Roscosmos e Sofia Deneau dell'ESA.
E rimaniamo sempre in casa SpaceX perché la FAA ha anche dato ufficialmente il semaforo verde per lanciare Starship dalla storica rampa 39A del Kennedy Space Center in Florida. Quindi non più solo il Texas, finora Starship ha volato solo da Boca Chica, Starbase. Ora invece potrà anche partire dalla rampa leggendaria che ha ospitato le missioni Apollo e Shuttle. L'approvazione consente fino a 44 lanci all'anno da quella rampa, un ritmo letteralmente infernale. Significa quasi un lancio a settimana quando saranno a pieno regime. Il Falcon 9 parallelamente trasloca, per far spazio al bestione di SpaceX, andrà a partire progressivamente dalla rampa 40, lasciando la 39A dedicata esclusivamente a Starship. Adesso lasciamo l'orbita e andiamo a buttare l'occhio un bel po' più lontano. Il James Webb Space Telescope ha rilevato in una galassia vicina, IRAS 072510248, un'elevata concentrazione di piccole molecole organiche, considerate i precursori dei mattoni della vita. Usando le camere NIRSPEC e MIRI, gli astronomi hanno identificato benzene, metano, acetilene, di- e triacetilene e radicale metilico, per la prima volta rilevato fuori dalla Via Lattea, più alcune particelle solide di carbonio e ghiaccio d'acqua. Queste molecole complesse, più abbondanti del previsto, suggeriscono che queste reazioni chimiche non siano frutto solo del rimescolamento dei gas ad alta temperatura nei nuclei galattici polverosi, piuttosto l'effetto di raggi cosmici, che frantumando molecole più grandi potrebbero formare mattoni fondamentali della vita come amminoacidi e nucleotidi. Prima parlavamo del settore privato, che corre per monetizzare i dati meteo. Invece la NASA ha deciso di rispondere con un po' di scienza pesante, nonostante i tagli di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. L'Agenzia Spaziale Americana ha appena selezionato 2 nuove missioni per il programma Earth System Explorers. Niente rover su Marte questa volta, l'obiettivo è capire come respira e come cambia il nostro pianeta. La prima missione si chiama Strive. Immaginatela un po' come un termometro ad altissima precisione per l'atmosfera. Analizzerà gli strati tra la troposfera e la mesosfera per capire come si riprende lo strato d'ozono e come le temperature variano in quota. Questo è un tassello fondamentale per perfezionare quei modelli climatici che oggi hanno ancora troppe incognite, anche in virtù dei cambiamenti dovuti alle attività antropiche che hanno accelerato una modifica a cui i modelli non riescono più a star dietro. La seconda missione è Edge ed è forse la più spettacolare visivamente. Userà un altimetro laser avanzatissimo per scansionare la Terra in 3 dimensioni. Non si limiterà a guardare la superficie, misurerà il volume dei ghiacciai che si sciolgono e, per la prima volta, con questa precisione, la biomassa delle foreste mondiali. In pratica Edge ci dirà quanto carbonio è immagazzinato negli alberi e quanto ghiaccio stiamo perdendo metro per metro. 2 missioni da più di $300 milioni l'una, lancio previsto tra il 2030 e il 2032. Mentre le startup ci dicono se domani pioverà a New York, la NASA vuole dirci che faccia avrà la Terra fra 50 anni. Ma restiamo ora in tema di costruire cose nello spazio, perché c'è una novità che potrebbe cambiare il modo in cui vivremo sulla Luna. Dimentichiamoci i classici moduli in latta rigidi in stile ISS. Il futuro potrebbe essere gonfiabile. 2 aziende americane, Voyager Space e Max Space, hanno appena annunciato una partnership strategica. L'idea è semplice ma abbastanza geniale: unire l'esperienza di Voyager, che sta già costruendo la stazione Starlab, con la tecnologia di Max Space, specializzata in habitat espandibili. In pratica lanci un modulo compresso che occupa poco spazio nel razzo e una volta arrivato sulla Luna, puff, si gonfia diventando una casa enorme per gli astronauti. Perché questa mossa proprio ora? Perché c'è una certa fretta. Infatti, un recente ordine esecutivo del presidente Trump ha fissato un obiettivo chiarissimo. La NASA deve stabilire i primi elementi di una base lunare permanente entro il 2030 ed il CEO di Voyager, Dylan Taylor, è stato chiaro. Per rispettare scadenze così aggressive, i moduli rigidi non bastano, servono strutture leggere, facili di trasportare e veloci da dispiegare. Tutto molto facile, vero? E non è solo questione di tende da campeggio spaziali. Voyager ci mette il carico da 90, con tecnologie come un rivestimento speciale antipolvere già testato con successo sul lander Blue Ghost 1 lo scorso anno. Insomma, mentre la NASA cerca di capire come costruire lassù, i privati si stanno già organizzando per fornirgli le chiavi di casa. L'obiettivo dichiarato è quello di avere un hardware funzionante sulla superficie lunare prima della fine del decennio.
Adesso vi porto in una nicchia della nicchia del settore spaziale. Parliamo di asteroid mining, ovvero l'idea di trivellare asteroidi per estrarre metalli preziosi. No, non c'entra niente con Armageddon e Bruce Willis non andrà sugli asteroidi. Fino a poco tempo fa molti la consideravano fantascienza o speculazione finanziaria, ma adesso qualcuno si è svegliato e ha detto: «Ehi, questi ragazzi ci interessano?» E indovinate chi sono questi tizi? Quelli della Space Force. Sì, la Space Force americana, quelli che hanno praticamente plagiato il logo della flotta stellare di Star Trek. Ma attenzione, non perché vogliano diventare ricchi vendendo minerali dello spazio. Il motivo è molto più tecnico. Il generale Stephen Fardy ha dichiarato candidamente: fino a 2 anni fa queste aziende non li consideravo neanche, ora le sto guardando con molta attenzione. Grazie per la considerazione, diranno queste aziende. Il punto comunque è proprio questo: per fare mining su un asteroide devi essere capace di trovare un sasso scuro, freddo e piccolo nel buio profondo dello spazio, navigarci intorno senza GPS e agganciarlo. Per la Space Force questo è esattamente lo stesso problema dei cosiddetti dim objects, ossia oggetti deboli. Nello spazio cislunare, questa zona enorme tra la Terra e la Luna, i militari hanno il terrore di satelliti spia o detriti che sono freddi, tra virgolette, non emettono segnali e sono quasi invisibili ai radar tradizionali. Se una startup come Astroforge, che ha incontrato il generale proprio di recente, riesce a sviluppare sensori per trovare un asteroide invisibile, quella stessa tecnologia serve ai militari per trovare le minacce invisibili. È quello che Pardy ha definito un aha! Un momento di illuminazione. E parliamo proprio di Astroforge. Questi ragazzi non hanno avuto vita facile. La missione del 2023 ha avuto problemi, quella lanciata nel febbraio 2025 ha perso i contatti dopo 20 ore. Insomma, lo spazio è un ambiente ostile, è dura. Ma il fatto che continuino a riprovarci, con un nuovo tentativo previsto proprio per quest'anno, piace ai militari. La Space Force sta capendo che il settore commerciale sta risolvendo problemi di navigazione autonoma e visione nello spazio profondo molto più velocemente di quanto farebbe un appalto governativo classico. Quindi, la prossima volta che sentite parlare di trivelle spaziali, non pensate solo ai soldi, pensate agli occhi della sicurezza nazionale che scrutano il buio tra noi e la Luna. Per oggi ci fermiamo qui. In attesa della prossima puntata di TG Spazio, vi ricordo di iscrivervi al canale se vi va, lasciare un like e buona settimana!